Ciao e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. In questo tutorial faremo filet e più precisamente vedremo il modo in cui si contano le maglie. Per questo motivo ho portato questo schema qui, che non faremo oggi, faremo in un altro tutorial, e ho portato anche questo schema qui che è molto semplice. Come potete vedere, un filet è costituito da rettangoli vuoti e rettangoli pieni. Molto spesso troverete gli schemi che utilizzano 4 maglie alte per riempire un rettangolo, un quadrato. Qui lo vedete anche qui per esempio vedete questo quadrato qui, 1 2 3 e 4 maglie alte. Però si possono trovare schemi, o potete realizzare voi il vostro schema utilizzando 3 maglie alte, e oggi vedremo come si fa il filet con 3 maglie alte. Con 4 maglie alte lo vedremo nel tutorial successivo. Ora vorrei spiegare alcune cose. Questo che faremo prossimamente è un filet molto semplice e simmetrico, quindi non importa da quale parte andate o tornate per lavorare. Però siccome il filet spesso ha la bella parte e la brutta, bisogna tenere sempre presente se andate o se tornate, perché così potrete calcolare dove andate a lavorare. Per esempio, se io vado verso questa parte, al ritorno devo fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 quadrati vuoti per fare questi 3 pieni e fare poi questi 5 vuoti. Se lo faccio senza tenere presente il verso nel quale sto andando, rischio di fare qui i 5 quadrati vuoti, fare questa parte piena e lasciare questo, quindi ci viene un filet un po' ingarbugliato. Non avremo il disegno sul quale vogliamo lavorare. Dunque vi sto spiegando queste cose perché sono molto semplici ma sono molto importanti. Come potete vedere qui in questo schema ci sono 3 maglie alte e 4 maglie alte. Queste sono fuori, vedete, hanno un altro colore, quindi sono fuori dallo schema, però in questo caso aiutano chi legge questo schema di sapere se sta andando verso questa direzione o se deve andare verso l'altra direzione. Voi piano piano mentre lavorate potete utilizzare i vostri accorgimenti per contare le maglie. Questo lo deciderete voi strada facendo. Di solito il filet viene lavorato con un uncinetto più piccolo ancora di questo. Di solito i filet vengono lavorati con un uncinetto ancora più piccolo di questo. Io non userò nemmeno questo perché voglio che vediate bene quello che sto facendo, quindi utilizzerò un filo e un uncinetto più di dimensioni più grandi. Ho fatto questo semplice schema qui tanto per far capire il modo, la logica con la quale lavoriamo, procediamo lavorando a filet. Come ho già detto, spesso troverete gli schemi con 4 maglie qui, ma potete creare o trovare filet con 3 maglie qui. Quando lavoriamo con 4 maglie alte, vedete qui ci sono 2 catenelle, facciamo 2 catenelle e saltiamo 2 maglie qui o 2 catenelle se siamo all'inizio, che poi andiamo a lavorare 2 maglie alte qui in mezzo.
però c'è una particolarità, sia che lavoriate a 3 maglie alte, sia che lavoriate a 4, c'è una particolarità e ve la spiego qui. Vedete qui ci sono 1, 2, 3 e 4 maglie e qui abbiamo riempito questo rettangolo, però per andare al rettangolo successivo, quando sono in sequenza uno dietro l'altro, questi rettangoli hanno in comune, vedete, 1 2 3 e 4, questa quarta è una maglia alta che hanno in comune questo rettangolo e questo, quindi questa maglia alta è l'ultima di queste 4, ma è la prima delle altre 4, quindi qui bisogna fare 1 2 e 3 maglie alte, quindi invece di 8 maglie alte qui avremo 7. Se poi abbiamo, come in questo caso, un terzo rettangolo, vedete, questa è la maglia che hanno in comune questi due quadrati e questa è la maglia che hanno in comune questi due quadrati, quindi facciamo le 4 maglie alte, qui la prima delle altre 4, quindi facciamo ancora 3 e qui la prima delle altre 4, quindi facciamo ancora 3 e invece di avere 12 maglie alte abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, perché lavoriamo una maglia alta in meno qui e questo capirete più in là anche con l'esperienza. Lo stesso vale anche per il filet a 3 maglie alte, come potete vedere qui abbiamo 3 1 2 3 maglie alte, poi abbiamo una, perché mentre al filet a 4 maglie alte facciamo 2 catenelle per creare lo spazio, quando lavoriamo a 3 maglie alte facciamo una catenella per creare lo spazio, quindi come potete vedere qui abbiamo 1 2 3, una catenella, saltiamo una maglia qui e facciamo una maglia alta, lo stesso anche qui, una catenella, saltiamo una maglia qui e andiamo a fare la maglia alta. Qui abbiamo, come potete vedere, qui abbiamo riempito 2 rettangoli, dunque 1 2 3, le nostre prime 3 maglie, e qui abbiamo questa maglia che, come con le 4, è comune in queste 3 qui e in queste 3 qui, quindi dopo aver fatto queste 3 riteniamo fatta la prima e facciamo altre 2, quindi qui invece di avere 6 maglie alte abbiamo 1 2 3 4 e 5 maglie alte, e questo è molto importante tenerlo in mente, perché vi aiuterà. Dunque, dopo aver spiegato tutti questi dettagli che per ora vi possono sembrare arabo, ma lavorando comincerete a capirlo, andiamo a fare questo schema qui. Per fare questo schema qui potete lavorare in multiplo di 12 oppure fare 24 come ho fatto io qui, e bisogna una cosa importante che non ho detto ancora è che quando noi calcoliamo le maglie, se dobbiamo iniziare con un rettangolo vuoto, calcoliamo 3 che contano per la maglia alta più 2 che contano per le 2 catenelle che ci serviranno all'inizio, quindi qui dobbiamo aggiungere sempre 5. Quando lavoriamo a 4 maglie alte dobbiamo aggiungere 5 catenelle a inizio,
se dobbiamo fare il primo rettangolo vuoto, dobbiamo aggiungere 5 catenelle. E qui questa è la maglia alta, quindi 3 catenelle, ma qui aggiungiamo 4 perché qui facciamo solo una catenella, quindi 1 2 3 e 4. Dunque, per iniziare potete fare il capietto iniziale con il modo che vi sta più a cuore, che è più facile per voi. Io lo faccio in questo modo, e anche perché facendolo in questo modo ho già una maglia pronta. E facciamo 24 più una 25 più 4 29 catenelle. Per fare la catenella inserite nel capietto il vostro uncinetto, un gettato, e passate il filo attraverso questo capietto, un gettato, e passate il filo qui dentro. Io vado a fare le mie catenelle e poi ci vediamo fra poco. E ho fatto le mie 29 catenelle. Adesso qui abbiamo uno spazio vuoto, quindi mi servono 3 più una 4, e quindi andiamo a inserire l'uncinetto alla quinta catenella dall'uncinetto, e quindi andiamo a inserire 1 2 3 4 5, facendo una maglia alta. Per fare una maglia alta, un gettato, inseriamo l'uncinetto, peschiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato, passiamo il filo attraverso 2 asole e un gettato ancora, e passiamo il filo attraverso le altre 2 asole. E qui abbiamo già creato il nostro primo rettangoletto, e seguendo questo mio schema basico, qui dobbiamo fare 3 maglie alte perché dobbiamo creare il nostro primo rettangolo pieno. Quindi facciamo 3 maglie alte, però come ho detto questa maglia alta, la prima, è in comune con le altre, quindi qui dovrò fare 2 maglie alte in pratica. Per creare le 3 devo aggiungere 2 maglie alte qui, ed è già fatto il nostro. Abbiamo fatto un rettangolo vuoto e un rettangolo pieno. Adesso dobbiamo fare 2 rettangoli vuoti, quindi farò una catenella, salto una maglia alta nella catenella successiva, e ancora una catenella, salto una, e una maglia alta nella catenella successiva. Quindi una catenella, salto una e faccio una maglia alta, una catenella, salto una e faccio ancora una maglia alta, perché come per i rettangoli pieni abbiamo in comune questa maglia centrale, lo stesso abbiamo in comune la maglia centrale anche per i rettangoli vuoti. Adesso, per seguire il nostro schema, qui ho 2 rettangoli, quindi dovrò fare 2 rettangoli pieni. Ricordiamoci però che farò 3 maglie alte, ma questa è in comune con il rettangolo successivo, quindi in realtà non farò 6 maglie alte, ma farò 5. Quindi vado a fare 1 e 2 per fare il primo rettangolo pieno, perché vi rammento che anche queste
questa maglia è in comune, non importa se questo è vuoto e questo è pieno. Questi quadrati, questi rettangoli hanno una maglia sempre quella centrale in comune. E adesso vado a fare la seconda delle 3 maglie, però ho in comune questa, quindi andrò a fare ancora 2 maglie alte. E poi ecco le mie maglie alte, i 2 spazi che ho riempito, e qui ancora dovrò fare 2 spazi vuoti, cioè devo fare una catenella, saltare una catenella e fare una maglia alta, e ancora una catenella, saltare una catenella e fare una maglia alta. Dunque una catenella, salto una maglia e faccio una maglia alta, e vado a fare il secondo rettangolo vuoto, una catenella, salto una e vado a fare una maglia alta nella catenella successiva, e così via. E adesso abbiamo 3 maglie alte qui, la prima è questa, e quindi vado a fare ancora 2. Se vi abituerete, vedrete che non è per niente difficile il ragionamento, la logica di questi. Adesso fate queste 3 maglie, una catenella, salto una e faccio una maglia alta, una catenella, salto una e faccio una maglia alta, perché devo fare 2 rettangoli vuoti, quindi una catenella, salto 1 qui e faccio una maglia alta, e per il secondo una catenella, qui salto una e faccio una seconda maglia alta, e vado a fare anche uno spazio pieno qui, quindi ancora 2 maglie alte, perché come ho detto una maglia alta è sempre in comune con le altre. E chiudo il mio lavoro facendo una catenella, saltando una, e vado alla fine per fare una maglia alta, ed è questo. Adesso ripeto la stessa cosa, così per fare l'abitudine, insomma, per capire. Allora adesso faccio 3 catenelle, qui ho un rettangolo vuoto, quindi ne aggiungo una, perché devo fare lo stesso, salto una maglia e vado in quella successiva a fare una maglia alta, eccolo. E adesso dobbiamo fare un rettangolo pieno, abbiamo già una maglia alta, quindi vado a fare ancora 2 maglie alte per completare questo. Quindi qui abbiamo un rettangolo vuoto e uno pieno. Adesso qui devo fare 2 rettangoli vuoti, quindi devo fare una catenella, devo saltare una, alla successiva devo fare una maglia alta, ed è fatto il nostro quadrato vuoto. Per fare il successivo una catenella, salto 1 e faccio una maglia alta, e così ho creato i miei 2 rettangoli vuoti. Qui adesso vado a fare un rettangolo pieno, ho già qui una maglia alta, quindi devo fare ancora 2 maglie alte per realizzare le 3 che devo fare, ed ecco fatte.
ricordatevi sempre che ci sta sempre una maglia centrale in comune. Dunque qui faccio 2 rettangoli vuoti, quindi una catenella, salto una catenella, inserisco l'uncinetto nella maglia successiva e faccio una maglia alta, ancora per il secondo spazio vuoto, una catenella, salto una e inserisco l'uncinetto in quella successiva e ho creato i miei 2 spazi vuoti. Adesso qui ho da fare 2 spazi pieni, quindi normalmente dovrei fare 6. Normalmente, visto che ogni rettangolo è costituito da 3 maglie alte, dovrei fare 6 maglie alte, però non farò 6 perché, come ho già detto, abbiamo questa maglia qui in comune e quindi vado a fare 5 maglie alte. Già il primo l'ho fatto, e il secondo abbiamo in comune questa maglia alta, quindi altre 2. Adesso vado a fare 2 spazi vuoti, dunque una catenella, salto una e vado a fare una maglia alta in quella successiva, una catenella per il secondo quadrato rettangolo vuoto, salto una e vado a fare una maglia alta in quella successiva. E adesso vado a fare uno spazio pieno, quindi ho già una maglia alta, quindi ne faccio altre 2. E poi una catenella per chiudere lo spazio vuoto, e qui avevo 4 catenelle e vado a inserire l'uncinetto nella terza, così lasciando la quarta libera per creare lo spazio, ed è questo. La riga successiva è sempre la stessa, 4 catenelle perché abbiamo una maglia alta e una che ci serve per fare lo spazio qui. Dunque salto una maglia e vado a fare una maglia alta in quella successiva e qui vado a fare lo spazio pieno, quindi ho già questa maglia in comune, quindi vado a fare ancora 2 maglie e per fare qui 2 spazi, una catenella, salto una e faccio una maglia alta in quella successiva, una catenella, salto una e vado a fare una maglia alta in quella successiva, e qui ho 2 spazi pieni, ho già la mia prima maglia qui e quindi vado a fare 2 ancora per fare il primo rettangolo e poi vado a fare altre 2 perché questa è in comune con le altre, vado a fare ancora 2 per fare l'altro rettangolo. E qui siamo a 2 rettangoli vuoti, quindi una catenella, salto una e una maglia alta in quella successiva, una catenella, salto una e una maglia alta in quella successiva. Qui abbiamo uno spazio pieno, quindi ho già fatto una maglia alta, devo fare, per completare le 3 devo fare ancora 2 maglie alte, 2 spazi vuoti, quindi una catenella, salto una maglia alta in quella successiva, una catenella, salto una maglia alta in quella successiva,
qui ho uno spazio, un rettangolo pieno, quindi ho già una maglia alta, quindi mi servono ancora 2, e per terminare questa riga, una catenella e salto una qui e vado a fare una maglia alta qui alla terza catenella della riga precedente. Adesso cambio, adesso comincio con maglie piene, quindi 3 catenelle, e qui dove avevo fatto lo spazio faccio uno spazio pieno, quindi faccio una maglia alta, queste 3 catenelle che contano come una maglia alta, una maglia alta qui dentro, e la terza è questa. E adesso dove ho spazi pieni creerò spazi vuoti, e dove ho spazi vuoti creerò spazi pieni. Quindi qui avevo uno spazio pieno, una catenella, salto una maglia e faccio una maglia alta in quella successiva, e qui avevo 2 spazi vuoti, dunque vado a fare 2 spazi pieni, quindi una maglia alta qui dentro, una che era quella precedente e una quella successiva, ed ecco le 3 maglie. Però qui, come vedrete, una maglia alta qui dentro e una in quella successiva. E questo perché come ho già detto, le maglie che sono in sequenza una accanto all'altra, gli spazi pieni che sono una accanto all'altro, ma comunque tutte le maglie hanno la maglia centrale in comune, quindi invece di 6 maglie qua vado a fare 5. Adesso qui c'ho uno spazio pieno, quindi vado a fare uno spazio vuoto, una catenella, salto una e una maglia alta in quella successiva. Qui sono 2 spazi vuoti consecutivi, quindi vado a fare 2 spazi pieni consecutivi, quindi 3 maglie alte in ciascuno di questi spazi. Però, come ho già detto, la prima era questa, che è in comune con quella dello spazio, e adesso che devo fare altre maglie per riempire questo spazio, ho già questa in comune, quindi faccio ancora una nello spazio e una in quella accanto, e così ho riempito lo spazio. Adesso vado a fare 2 spazi vuoti qui dove c'erano gli spazi rettangoli pieni, una catenella, salto una, vado a fare una maglia alta in quella successiva, una catenella, salto una e vado a fare una maglia alta in quella successiva. Qui dove ci sono gli spazi vuoti vado a fare 3 maglie alte, una dentro lo spazio, una questa prima e una quella successiva, ed ecco le 3. Anche in questo spazio una questa maglia qua che già ho, una che faccio dentro lo spazio e una in quella successiva, e qui vado a fare uno spazio vuoto, cioè una catenella, salto una maglia e vado in quella successiva per fare una maglia alta, e chiudo questa riga facendo uno spazio vuoto, quindi una maglia alta qui dentro e una maglia alta nella terza catenella della riga precedente. E come potete vedere non è difficile. Io qui ho fatto 2 righe in più, qui ho fatto questo campioncino sperando di potervi spiegare la logica, il modo in cui si procede
per lavorare a filet, non è difficile. Ricordatevi che le maglie che si trovano una accanto all'altra hanno, ma questo vale anche per il filet a 4 maglie alte, hanno la maglia centrale, ce l'hanno in comune, quindi 1 2 3, il primo spazio pieno, ma per fare il secondo abbiamo 1 2 3 perché questa qua è in comune, ma comunque in comune anche tutte le maglie sono in comune tra i due spazi, rettangoli vuoti o pieni che siano. Spero di avervi spiegato in qualche modo la logica, il modo di procedere. Spero di esservi stata utile. Grazie per essere stati con me. Fino alla prossima volta. Ciao ciao.